Sage Appliances, where the brand we are standing for. It's a daughter company from Brevetti Limited, Australia. It's located in Sydney, and it was formed 89 years ago. It's a long history of the company. So it became very famous for small domestic appliance, sandwich maker, and a lot of innovative products throughout many years. So yes, it's a development. R&D is in Sydney, Australia. And then maybe important point, the brand name Brevetti was sold in Europe to another company 25 years ago. So Gert is our managing director for Sage Appliance in Europe. And he's also in charge as the general manager for the DACH and the Benelux market. It's kind of overarching Sage brand questions and also on the business development. And our great Gloria, she's our country manager for Sage Appliance in Italy, who recently just launched Sage Appliance in Italy by June this year. I'm in charge of the pan-European PR and communication management across all the markets. Two gentlemen from Sydney, Australia, they went to London, to UK, and we could not use the original brand name Brevetti. So we needed to start a new brand name. And this was after a lot of research, we came up with the brand name Sage Appliances. That was 2013. And at that time, maybe also interesting, it was not coffee, the key category, it was juicing. So food preparation, juicing. And we have many patents on juicers. The third wave coffee development in many barista stores and barista shops in London, and it was very successful. After many years, the CEO decided to start a European business in 2017. That was the starting time in the European Union. So and then we decided it was successful, so with the new brand name. And then we decided each year we started another country. For example, we started 2018 Germany, Austria, 2019 Benelux and Switzerland with Sage Appliances, 2020 France, and now 2021 Italy. So we prepared all the materials, the warehouses, processes, team, and we were very lucky that Gloria joined the company and is heading up Italy, our Italian expansion. Yeah, it's for us very exciting because it's the homeland, I would say, of espresso. So we had a lot of discussions also in Sydney in R&D. How is the reaction of Italian consumers to our type of espresso, to our type of coffee? Mi piace questa frase che mi hanno indicato quando ho iniziato a lavorare con Sage e mi hanno spiegato che il motto di Sage è master in every moment in the kitchen, quindi essere al top in ogni momento in cucina. Quindi in questo modo si può parlare di un prodotto di altissima qualità, di design, di grandissima efficienza, efficacia e un grandissimo aiuto in cucina. Noi siamo stati l'ultimo paese. Il lancio è avvenuto a giugno, a fine giugno abbiamo fatto il nostro primo evento per presentare il brand Sage in Italia, un evento dedicato al caffè. E l'Italia ha risposto in maniera meravigliosa, no? Quindi devo dire che era proprio pronta a ricevere ed era in attesa di un brand così posizionato alto, perché parliamo di prodotti di design, di qualità estrema, acciaio, stondato, quindi proprio sinonimo di altissimo design e altissima qualità. Ma ovviamente anche questo comporta anche un posizionamento di prezzo un po' più alto, ma probabilmente oggi il consumatore è in grado di apprezzare l'estrema qualità, anzi va proprio alla ricerca dell'estrema qualità e quindi il feedback in Italia è eccellente, quindi performance al di sopra assolutamente delle aspettative. In Europa, in Germania, nel mondo del caffè, Sage è leader di mercato, lo stesso per il Benelux, la Francia è a un ottimo punto, anche se il lancio del brand risale solo a
2 anni fa, quindi il lancio è stato con l'inizio della pandemia. Però anche in Italia, pur avendo questi grandissimi colossi e questi nomi molto molto importanti, devo dire la ricezione è stata altissima. Noi pensavamo inizialmente che ci fosse maggiore entusiasmo per i prodotti magari un po' al di fuori del caffè, quindi c'è questa parte dedicata proprio alla cottura che di forni, di microonde, con sistemi di cottura all'air fry, che in Italia oggi è molto di moda, e su quelli eravamo abbastanza sicuri di un ottimo riscontro. Ma con grandissima nostra sorpresa il caffè ha avuto veramente un riscontro altissimo. Quindi diciamo che pur essendo l'Italia un paese quasi 10 anni indietro rispetto anche agli stessi Stati Uniti per la ricezione del caffè di terza generazione, di questo caffè specialty coffee, quindi un caffè di altissima qualità, nonostante sia così indietro rispetto l'Australia e anche il UK e il resto d'Europa, questo argomento del caffè di qualità sta diventando un argomento di grandissima attualità, e quindi il riscontro si ritrova proprio anche nella ricerca di macchine in grado di estrarre un caffè eccellente, quindi un caffè di qualità, e quindi lavorando attraverso i 4 elementi, quindi la dose idonea, una dose più importante, una pressione di 9 bar, quindi che ti permette una preinfusione e poi un'estrazione del caffè per avere un corpo adeguato, una temperatura costante e poi il vapore per quindi lavorare il latte. Era proprio un qualcosa in attesa in Italia, quindi che è stato recepito in maniera molto positiva. We always look at the final result, what the consumers want to eat or to drink. And pizza napolitano was always one of the targets because people globally, worldwide, they love pizza. The engineers in Sydney, they were thinking, which device do we need to have the perfect result? And then they start this project. And of course, they started with a simulation of firewood pizza. But to use this firewood pizza at home or in your kitchen, which is a huge, huge challenge. And they started for years and years and years. I met the test kitchen guys in Sydney a couple of times when they developed the pizza maker. And then you need heat. You need at least 400 degrees to have a proper good pizza. Then you need algorithm because we also said it must be fast. So in our pizza is less than 2 minutes. Less than 2 minutes, you have a perfect pizza. Yeah, there's no joking. And then by this you need to distribute the heat in the right time, in the right area, from the top, from the side, from the bottom. So there's a lot of IT algorithm in the pizza maker. Because if you just put power, you burn the whole pizza. You burn the mozzarella, you burn the tomato at the top. So there's a lot of technique inside. Simulate a foot wire oven into one device, the heat distribution. And we improved it. And then already 3 years ago, because there are many Italians in the US, and there's a lot of pizza market in America, in the United States. And we launched it in New York, in Chicago, and the feedback and reaction was excellent. So they love it. And then we got confident. So we improved the stone a little bit, and then we launched now in Italy the pizzaiolo. It was for me a surprise when I saw the pizza chefs the last 2 days in Napoli. They were super happy. The masters of pizza, they appreciate the technique and the result. So there's a long history to explain, but yeah, that's our pizza maker, pizzaiolo. La temperatura che raggiunge è 400 gradi e quindi cuoce la pizza in 2 minuti. E la grande caratteristica che ieri mi facevano notare alcuni anche tra i partner che ci hanno raggiunto all'evento di Napoli, nel momento in cui si inforna la pizza non si deve più toccare, quindi non ha bisogno nemmeno di essere girata. Grazie a questo sistema di distribuzione del calore che si ritrova in tutti i forni di Sage, che si chiama IQ,
e proprio nel caso del forno pizzaiolo si vuole proprio ricreare l'ambiente del forno a legna. Quindi abbiamo 3 tipi di calore: abbiamo il calore conduttivo, il calore radiante e il calore convettivo. Quindi il calore conduttivo mi permette di cuocere perfettamente la base della pizza. Il calore radiante mi permette di creare, mi piace il termine che hanno utilizzato durante l'evento, la crosta un po' leopardata, quindi con quelle macchie di bruciatura tipiche del forno a legna, la possibilità di regolare anche la doratura del cornicione, quindi da una cottura molto più cotto a una doratura media. E poi l'ultimo tipo di calore convettivo che mi permette di cuocere, ma non di bruciare, magari gli ingredienti che sono più delicati, tipo le farciture, la mozzarella, il pomodoro, eccetera. Quindi il risultato, devo dire, anche dai pizzaioli professionisti, sono rimasti veramente, veramente contenti. Quindi, insomma, devo dire molto bene. Avendo lanciato Sage sul mercato in estate, diciamo che non era proprio il momento dei forni, però qualche cliente di Napoli mi diceva: io comunque li ho presi e li ho già venduti tutti. Io credo che dopo questa esperienza la gente ha anche un po' imparato a mangiare a casa e ad apprezzare il momento della preparazione a casa, della condivisione, però si è sempre più rivolti alla ricerca magari della materia prima di grande qualità, del risultato eccellente. E devo dire, questo forno fa proprio accontenta i desideri di chi è molto molto esigente. Abbiamo per l'Italia pensato ad una distribuzione molto selettiva, quindi si vuole essere nei migliori negozi e nel punto più adeguato, no? Quindi sinceramente non ci interessa essere ovunque, essere sovradistribuiti, ma vogliamo essere nei negozi che sono in grado di vendere dei prodotti così di altissima performance e anche con un posizionamento prezzo importante, no? Quindi abbiamo iniziato la distribuzione con alcuni negozi indipendenti, i vecchi negozi di stanozze, questi negozi di home design, per capirci Simona. Poi abbiamo all'interno del mondo dell'elettronica, quindi dell'electrical chain, abbiamo individuato quali, perché l'Italia è super frammentata, no? Spesso diversamente da altri paesi europei, abbiamo individuato quali sono secondo noi i trade partner più adeguati, no? Quindi abbiamo iniziato a lavorare con buoni riscontri con alcuni trade partner del gruppo Euronics, la Iris, la SME. Abbiamo iniziato a lavorare con Expert, con DG Group, anche qua selezionando i migliori negozi, no? Quelli più adeguati anche a spiegare il nostro prodotto. Stiamo partendo adesso con Media Market e siamo in qualche negozio Troni, anche qui molto selezionando proprio i migliori negozi. Anche negli altri paesi europei si è fatta una distribuzione molto selettiva, il business si è confermato e poi nel momento in cui si capisce che il consumatore è pronto, il paese è pronto, ci si allarga leggermente, però con una crescita molto misurata, non alla ricerca del super numero, del grande numero, ma una ricerca più a una distribuzione equilibrata e corretta, idonea per il tipo di brand. Lo trovo molto interessante e anche diverso rispetto a altre aziende, perché non c'è la ricerca del numero come assolutamente, no? Quindi la ricerca è della distribuzione e essere presenti nel posto corretto e in modalità corretta, quindi col giusto materiale, con il materiale dedicato, il materiale di comunicazione giusto e anche supportato dal training, supportato anche, stiamo iniziando a creare la squadra di ambassador, quindi che cominciano insomma a portare questa, noi diciamo questa education, no? Quindi c'è bisogno di fare grande informazione, di parlare del caffè, del caffè di qualità, di un caffè diverso da quello di cui siamo noi solitamente abituati, no? Un caffè che al primo assaggio può risultare magari più acido perché è un caffè meno tostato e il caffè è un frutto,
quindi in quanto frutto rimane la componente, come nel momento in cui si mangia, non so, un'albicocca, una pesca, c'è anche la componente acida. In base all'altura, al tipo di piantagione, ti rimane più la nota magari del cioccolato, dell'albicocca magari la nota più acidina. Il caffè, questo caffè di terza generazione, è un caffè speciale, ma perché è un caffè anche di qualità e anche più sostenibile, perché è un caffè che viene raccolto a mano, solo le bacche mature e solo le bacche non possono avere imperfezione di primo tipo, quindi la bacca marcia viene buttata via. E anche molto bello anche questo micro roaster che raccontano un pochino, che vivono, vanno anche nelle piantagioni, quindi quando compri un caffè di questo tipo hai anche il nome del farm, quindi di chi l'ha prodotto, quindi per assurdo tu lo puoi andare anche a trovare, il nome della fattoria, l'altitudine, eccetera. E questi caffè vengono pagati ovviamente di più e si dà anche la possibilità a questi contadini di avere una vita migliore. Quindi c'è tutto questo discorso anche di sostenibilità che trovo bellissimo, quindi un po' ci si allontana da quello sfruttamento tipico delle grandissime multinazionali che devono fare grandi numeri e grandi fatturati. Italy for us is a very strategic market because it's a great market for food and also excellent market for espresso. But just as we said before, espresso, we step by step need to understand and partly change habits, how to drink cappuccino, flat white, espresso. So because our philosophy is a little bit different, probably like Gloria explained, with third wave coffee corporations, roasters. So there's a development in the specialty coffee area. So therefore, Italy is for us extremely important, and we are excited, and also we have a lot of modesty to enter the markets and step by step develop the markets step by step. It's a premium brand, so we are not looking for many mass. We are not looking for a lot of units. It's more like to have the best experience for the consumers, and that they are happy to invest a little bit more money for our products. Many other European countries, and the experience was similar. I mean, nobody knows us because we are new as a new brand, but the products are really good. So, I mean, they are innovative. They have a special, we say, a special moment of brilliance. So we simplify, they are fast, easy to clean. There's a lot of thinking in the product itself. And there's always a premium customer group. If I compare in the floor care, you have Dyson customers. In sound system, you have Sonos as in the area. So, and we are very confident that we find the right consumers in Italy to pay for our product and buy our product. And the first signals in the first couple of months since June are positive. So we have good sales results in Italy. So that's a good reaction, and we are very happy with the start. First of all, the espresso consumption, especially when we think about coffee, it's quite a different kind of habit that you normally have in Italy. Coffee is kind of on a run, like a €1 product that you will have while you jump on the tram and just go somewhere. So from a communication and a brand building perspective, it will be a lot of work on educating on this third wave coffee culture, which actually cultivates a more sustainable and artisanal way of coffee production, and thereby also of the kind of consumption of the coffee itself and its taste. So I think this is something that's absolutely key to us. We're working with true authorities in the coffee sector, especially in Italy. We have a coffee ambassador. She's called Chiara Begonzi, internationally well known as a roaster, but also as a latte art head judge on global level. So I think this educational piece is really key to us. And then the differentiation is our products are for home usage. So it's bringing like the delight of drinking and tasting a very mouthful cup of coffee, not just on the run when you're outside and just going ahead to meet your friends, but also enjoying it together with your friends as a kind of socialization also at home. So it will definitely be a huge way of brand building and education, especially when it comes
into the coffee category. We are going to go ahead in order to position our brand as really a premium one in the kitchen appliance sector. Of course, coffee to be our focus, but we have a full range of kitchen appliance. And I think therefore we're talking to a very specific target group assets. We have a very defined price point, and therefore it's not like going into mass, but going into a very predefined target group who is willing to pay like the extra for the product, but for a long-lasting, high-qualitative product, and also then willing to pay an extra on the ingredients, as for example, coffee bean, to ensure they have this qualitative taste and delight also at home. Con il trade vogliamo nello stesso modo portare il nostro modello di educazione, no? Quindi educare il consumatore. Prima di tutto educhiamo il trade, no? Educhiamo, spieghiamo il caffè di terza generazione, creiamo queste masterclass in cui la nostra brand ambassador Chiara Bergonzi dedica un'ora a spiegare il caffè di terza generazione e anche come utilizzare al meglio, come avere al meglio un'estrazione dalle nostre macchine, quindi dalla più semplice manuale a quella più automatica. E il feedback è interessante perché a queste masterclass che vengono comunicate tramite i social, la stessa Chiara Bergonzi, anche lei comunica le date di questi momenti di formazione, sono ben recepite e tra le persone che partecipano si trova il consumatore finale che ha comprato la macchina e vuole capire meglio come poter bere un ottimo caffè, ma anche lo stesso addetto alla vendita dei negozi, che vuole sapere di più per aiutare il consumatore a scegliere. Quindi sono bei momenti di formazione, di educazione che Sage in Italia, ma ovviamente anche in tutti gli altri paesi, mette a disposizione proprio perché si vuole aiutare poi il consumatore finale ad avere un'esperienza soddisfacente. Il nostro direttore generale in Australia mi raccontava che come il semplice tostapane non era per Sage, non è pensabile che una persona non è proprio soddisfatta della tostatura della fetta del pane e decide di ricuocerlo un pochino, però nel momento in cui lo ricuoce il rischio è che la fetta esca bruciata perché ricomincia il ciclo di tostatura. Quindi Sage ha creato questo tasto Little More per dare quei 30 secondi di tostatura del pane in più per raggiungere quel grado di doratura desiderata. E quindi questa semplice spiegazione, queste semplici parole del direttore generale australiano mi ha fatto proprio capire che tipo di aspettativa e soprattutto come si vuole soddisfare e accontentare il consumatore finale. Quindi questa cosa la trovo molto, molto bella, molto interessante. I think we have two beauties in our product. We once have very intelligent and automatized products. For example, our coffee machines like the Oracle Touch or the Barista Touch, where you can personalize your preferred coffee and just have to touch it and have to put your fingerprint on the touch screen, and then your perfect coffee will just be extracted like you prefer it. So you once have the beauty of personalization of your preferred coffee drink, of your preferred food. And I think it's just, we love it everywhere around. So I think personalization and individualization of services and of products and of goods is something that's really continues across all the branches and across all the markets. If you now purchase an espresso machine and use it first time at home, you might not 100% know how to set it up, how to prepare your perfect coffee, and also if you have to adjust the grinder and do everything to have really everything probably set up to enjoy the perfect espresso, it's not, you don't know it from first instance. Not everything is super self-explaining as you're not into this now. So we know that there might be kind of a difficulty for you as a consumer to provide your perfect coffee. So we have
installed services like Gloria has mentioned, the masterclasses, but also personalized services. So we are going to move more digital. So you have the opportunity to get to a private one-on-one session with one of our experts, which actually will support you through the whole process, setting up your machine, answer all your questions you ever had on coffee, answer all your questions you might have on your personal coffee. All our products, especially on the coffee machines, they are based on the 4 keys formula. These four keys formula actually replicates the setup that a commercial coffee machine has when you're now going into a specific bar outside, and just replicates it into this compact home usage machine and brings it home. So it's making sure where the espresso machine you go, you will always have the same quality of coffee extracted due to the 4 keys formula, which is actually built in and adhered in the machine technology itself, to make sure that the coffee quality is always the same, or the end result is always the same. And it also doesn't vary from cup to cup. So I think personalization is absolutely something that is key, but also the service sort and a more service orientated solution. We bring the products to you, but we also bring at the same time the solution to your home. If you're lacking in time, we will have the right product for you to support to create a lovely meal with less effort. We also bring the solution to have your favorite coffee anytime, whenever you want. Despite outside or at home, you will get the amazing coffee result. So I think this is one of the most important approaches, not just to Italy, but across all the European markets. That is absolutely key for us to drive further. We have 3 categories, so espresso or hot beverage, as we call it, including tea, by the way, that's also interesting, and kettles. And it's number 1. Number 2 is cooking in the meantime. So like pizzaiolo, then microwave ovens, new ones, smart oven air fryer, for example. And the third one is food preparation, like juicing, mixing, and also plucing, combination of products. So 3 categories.